Allora ragazzi, benvenuti a un nuovo video. È un po' che non faccio video, diciamo, dall'ufficio, dalla scrivania con il mio microfono, eccetera, perché è stato un periodo, come vi dicevo anche nei vlog, abbastanza intenso. In più ho cominciato il vlog relativo alla costruzione dell'edificio, non so se l'avete visto, se non l'avete visto andatelo a vedere, dove piano piano vi farò vedere, diciamo, le varie fasi di costruzione di questa struttura in calcestruzzo armato. Ho ricevuto molti commenti, molti feedback da parte vostra, quindi mi fa piacere che apprezziate e piano piano continueranno a uscire i video, quindi insomma rimanete sintonizzati e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ovviamente campanellina e tutto il resto. E se avete necessità di diciamo parlare direttamente con me mi potete trovare ai contatti sotto nella descrizione. Se avete bisogno di diciamo una consulenza faccia a faccia con me la potete prenotare appunto contattandomi ai contatti sotto. Partiamo col video di oggi. Avete già visto dal titolo. Allora, come studierei ingegneria se cominciassi oggi? Ok, questa è la domanda a cui voglio rispondere in questo video, che nasconde comunque degli aspetti che potrebbero essere utili a qualcuno di voi, soprattutto a chi appunto è studente e oggi sta affrontando una facoltà di ingegneria e ingegneria in generale, ingegneria civile nello specifico, perché io ho fatto ingegneria civile, ma penso che il concetto valga un pochettino per tutti. Allora, racconto un po' anche, diciamo, la butto anche un po' come storia in questo video, insomma vi racconto anche qualche aneddoto. All'epoca io quando mi iscrissi a ingegneria probabilmente ci sono stati tutta una serie di aspetti nel corso del percorso diciamo accademico che te l'hanno fatta anche un po' odiare, no? L'università, e penso che questo valga un pochettino per tutti. Perché c'erano ovviamente degli esami che erano molto pesanti, degli esami magari che erano molto difficili, quindi uno non riusciva magari a passare al primo colpo e quindi si buttava un attimo giù, degli esami che all'epoca uno poteva pensare che erano completamente inutili, perché comunque dice che devo studiare sta roba che non userò mai nella mia vita, perché devo fare fisica, che è una cosa che non penso andrò mai a utilizzare, insomma tutta una serie di cose che era un pochettino anche difficile comprendere, quindi questo ti bloccava un attimo. Riflettendoci insomma un pochettino su quando ho fatto questo video, sono passati anni insomma tra il lavoro e l'esperienza e tutto quanto. Penso che una delle prime cose, quella fondamentale ragazzi, è sicuramente il fatto di porsi un obiettivo. Definire il proprio obiettivo dall'inizio, cercare di capire quello che uno effettivamente vuole raggiungere. Io non credo molto nel discorso di fare l'università per cercare un lavoro migliore, perché comunque si rischia poi a lungo andare o di abbandonare o comunque di non riuscire, a meno che non sei una persona veramente inquadrata, di concludere gli studi perché non hai una spinta per farlo, e questo vale in tutte le cose. E conosco varie persone che sono arrivate a 2 o 3 esami dalla laurea, poi hanno abbandonato per vari motivi, ma principalmente anche per il fatto che non avevano la motivazione per arrivare alla fine, ma perché probabilmente quella cosa non gli piaceva, ok? Quindi questo è il primo punto. Penso che uno debba definire quello che è il suo obiettivo, cosa che probabilmente all'epoca feci, ma non feci completamente, non comprendevo completamente, perché comunque io quando ho cominciato avevo un forte dubbio se fare la facoltà di ingegneria civile o se iscrivermi a informatica, perché comunque ero abbastanza preso e diciamo dalla programmazione mi piaceva, mi incuriosiva più che altro perché non avevo ancora iniziato, e poi in realtà dopo poi nel proseguire degli anni è stata l'ingegneria che mi ha portato verso l'informatica. Poi magari vi racconterò anche questo aneddoto. Comunque all'inizio non avevo bene chiaro, quindi penso che il primo consiglio che vi posso dare è quello di definire un obiettivo, che il vostro obiettivo sia fare l'ingegnere civile, l'ingegnere strutturale, l'ingegnere informatico, o iscrivervi a ingegneria per poi andare a fare il project manager o lavorare, non lo so, come team leader in Amazon, cioè
qualsiasi cosa voi vogliate fare, perché capisco, l'ho detto anche varie volte, insomma, che ingegneria è composta da un percorso professionale che poi ti dà determinate skill che ti possono aiutare anche in diversi altri ambiti lavorativi. Infatti ci sono molte aziende che non c'entrano niente con l'ingegneria, però assumono ingegneri anche se sono ingegneri civili, per dire, perché comunque hanno determinate skill che li possono fare comodo. Quindi questo è il primo punto. L'altro consiglio che vi posso dare, che può sembrare forse scontato, ma non l'è assolutamente, ed è una delle cose che mi ha stressato molto durante il mio percorso, diciamo, universitario, è il fatto, l'ho capito un pochettino di più verso la fine, per fortuna, è il fatto che comunque vada, ragazzi, voi ci sono degli esami che magari vi fanno schifo, questo lo posso capire benissimo, e sono pesanti, eccetera. Però comunque vada, voi quegli esami li dovete fare, quindi un minimo dovete cercare di affrontare le cose con un modo diverso, appassionandovi all'apprendimento. Ok? Cosa vuol dire appassionandovi all'apprendimento? Vuol dire che, faccio un esempio, state facendo un esame di analisi matematica che sicuramente, soprattutto per chi veniva come me da un istituto tecnico, era come arrivare, farsi travolgere da uno tsunami, perché si partiva con delle cose che tu non avevi diciamo mai visto alle scuole superiori, e quindi questa cosa qua già ti buttava giù. Idem, mi ricordo fisica, perché c'erano delle funzioni, delle derivate, degli integrali, già che vedevi, tu non sapevi neanche cos'era un integrale, già ti mettevano davanti il libro con queste trasformate di Fourier, questi integrali, queste cose che uno diceva, boh, ma io questa roba qua cioè, devo veramente farla, cioè devo capirla anche, e quindi entrava. Allora, andando un po' più avanti con gli anni, ho scoperto che tutto quello, cioè ho scoperto in realtà, non ho scoperto, però ho compreso maggiormente che tutto quello che è teorico si ricollega poi a qualcosa di effettivamente comprensibile. E qui arriva il terzo consiglio che vi voglio dare, quindi cercare di entrare un pochettino più a fondo nelle cose, perderci un po' più di tempo, sicuramente è una cosa che può essere utile soprattutto in quelle materie veramente noiose. E questo si può fare in tanti modi, si può fare diciamo guardandosi le cose da una prospettiva diversa, si può fare facendosi aiutare da una persona magari che ti fa ripetizioni e che te le spiega in modo diverso, si può fare cercando diciamo appunto anche tramite altri libri, o insomma ci sono vari modi per cercare di rendere la cosa più leggera. Poi dico che se quella roba lì vi fa schifo, comunque sappiate che l'obiettivo è comunque che voi dovete passare l'esame, però questa cosa qui vi può aiutare un minimo. E qui arriviamo invece al terzo consiglio, che questo invece lo reputo una cosa fondamentale, che diciamo quando l'ho scoperta, poi anche a me ha dato una grossa mano, che è quella di cominciare già dal vostro percorso universitario a guardare all'esterno. Cosa vuol dire guardare all'esterno? Cercare, ragazzi, di approfondire qualsiasi cosa voi andate a fare nel mondo esterno, cercare di confrontarvi con persone all'esterno, cercare il più possibile di leggere, guardare video, guardare spiegazioni, parlare con persone che già fanno quel lavoro, insomma tutta una serie di cose che vedrete vi aiuterà a alleggerire, no? Un pochettino il percorso di studi. Poi lo so che molte cose, tantissime, sono purtroppo molto teoriche nelle nostre università, e quindi vi aiuta magari il giusto, però dopo lo capirete, dopo vi aiuterà. Vi racconto questo aneddoto che mi ha sempre fatto sorridere. Mi ricordo al primo anno di università, quando stavo facendo l'esame di disegno, che era uno dei primi esami, anche quello insomma aveva l'utilità che trovava, però in realtà se uno comprendeva bene quelli che erano le cose che venivano, stavo facendo l'esame di disegno, e in questo esame di disegno il prof insomma aveva fatto corso su tutta una serie di materiali particolari costruttivi, tipologie di costruzioni, eccetera. Poi c'era anche una parte di progetto, eventualmente da portare un progettino, anche se magari era presto, appunto, per chi non aveva mai approcciato il mondo del lavoro. Io ho avuto la fortuna
nella fatica. Ho avuto la fortuna che d'estate andavo a lavorare con mio padre in cantiere, quindi avevo già cominciato a vedere un pochettino di cose. Mi ricordo che c'era all'esame questa ragazza, il prof gli chiese di disegnare un travetto in laterocemento, il classico travetto di soia laterocemento, e questa ragazza andò alla lavagna, disegnò una cosa piccolissima, tipo non so, grande così, che assomigliava a questo travetto. Allora il prof si alzò e disse: ma scusi signorina, ma me lo potrebbe disegnare in scala reale questo travetto? E io mi ricordo che questa ragazza, che a questo punto ha cancellato, poi ha disegnato una roba tipo grande, non so, 1 metro per 1 metro alla lavagna, che il prof è rimasto un attimo così, e ha detto: ma signora, ma è sicura che è in scala reale? Io che quella cosa lì la sapevo perché l'avevo vista, mi sembrava talmente banale, dicevo: ma com'è possibile che non lo sa? Io l'ho montato, l'ho visto quel solaio, e il travetto è grande così, 12, 15 per 12, cioè, quindi e quella cosa lì, quando ci ripenso, mi fa riflettere, perché l'importanza di vedere, di provare le cose ti dà veramente una grossa mano, e allo stesso tempo magari quella ragazza, non lo so, nell'esame di analisi, perché adesso sto sparando, cioè, allo stesso tempo magari una persona che a quell'esame si poteva comportare così, magari nell'esame di analisi matematica, perché è venuta fuori dal liceo, magari prendeva 30 lode, e tu invece eri lì che dovevi rifare l'esame 3-4 volte perché non riuscivi a superarlo. Però quello che voglio farvi capire, ragazzi, è che è veramente importante nel percorso di studi confrontarsi con il mondo esterno, e ve l'ho detto anche in altri video e l'ho ripetuto probabilmente anche nel mio libro, questa cosa qui di cominciare comunque presto a formarsi, a interagire con le persone anche nell'ottica di cercare un lavoro. Tra l'altro, tra parentesi, il link del mio libro lo trovate in descrizione, se non l'avete preso, se volete approfondire lo potete trovare lì. E quindi questo è un altro punto che penso sia importante. Se tornassi indietro comincerei prima a fare questa cosa. Quindi se avete la possibilità di partecipare a qualsiasi cosa, anche se sono cose che vi sembra che vi portino via tanto tempo, dei progetti, delle attività, comunque fidatevi, sono cose che vi possono aiutare. L'altra cosa importante collegata a questo è non rimanere indietro, seguire l'innovazione, guardare quello che succede, perché voi siete studenti, però siete studenti del futuro, quindi cioè, se esce fuori una tecnologia nuova, un programma nuovo, un software nuovo, cercate di capire anche quella cosa lì, che futuro può avere, e cominciare a coltivarla nel vostro percorso, perché io capisco che io quando studiavo sono arrivato a un certo punto che volevo solo finire e vedevo solo il fondo, che da un certo punto di vista è giusto, perché comunque c'è il mindset positivo che dici devo finire, devo arrivare in fondo per poi cominciare a non perdere tanto tempo, ed è giusto. Però d'altro canto comunque cercare di circondarsi. Io un po' lo facevo perché comunque andavo nei cantieri, insomma, cercavo di parlare anche con dei professionisti, cercavo di capire, quindi rimanere a passo coi tempi, ragazzi, è un'altra cosa importante. E oggi escono nuovi software, soprattutto questa questione dell'intelligenza artificiale che sta andando velocissimo, tutte cose che non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Quindi se domani diciamo diventerà diventeranno automatizzati tutta una serie di processi che uno magari si è già guardato, ha già imparato, ha già capito, comunque ha visto lontano su quello che potrà succedere, sicuramente è un passo avanti rispetto agli altri. Un'altra cosa importante che si ricollega appunto a quello che dicevo poco fa è la questione del networking. Anche questo è fondamentale. Se tornassi indietro probabilmente comincerei prima a coltivare la mia rete di contatti, perché è una cosa che una volta che uno inizia poi a fare il suo mestiere è la cosa che ti aiuta di più a lavorare. Quindi coltivate contatti con i vostri colleghi prima di tutto, se non vi odiano perché avete passato gli esami prima di loro, i vostri professori e le persone all'interno della vostra rete accademica, e i professionisti esterni, se avete la possibilità comunque di conoscere gente. Ci sono magari degli eventi, delle fiere, degli open day lavorativi, cioè qualsiasi cosa ci sia, cercate comunque di andare, di fare contatti. Anch'io all'epoca vedevo queste cose magari come una rottura di scatole, perché una perdita di tempo, magari dicevo preferisco rimanere in biblioteca a studiare. Invece no, sono tutte cose
che sono fondamentali per la vostra futura carriera. Quindi costruire contatti è una delle cose più importanti, public relation è una delle cose più importanti, quindi cominciate a farlo, cominciate, come vi ho già detto anche come ho scritto nel libro, magari andatevelo a leggere, a costruire la vostra rete anche online, a diciamo ottimizzare i vostri profili, il vostro profilo LinkedIn, collegarvi con persone del vostro ambito, diciamo essere curiosi, pubblicare cose, insomma tutta una serie di cose che comunque sicuramente sono utili, soprattutto nell'ottica poi di cominciare a lavorare e scambiarsi opinioni, lavori e tutta una serie di cose. Poi un altro punto importante è sicuramente quello relativo al tempo, alla gestione del tempo. Io mi ricordo che io ero una persona che non ero il classico, diciamo, studente che passava 10-12 ore in biblioteca, non ce la facevo, conoscevo ragazzi che lo facevano e ragazzi anche molto bravi che poi si sono laureati anche in tempi molto brevi. Però c'erano anche quelli che magari passavano 12-13 ore in biblioteca, però comunque andavano poi pari passo con te, eccetera. Io preferivo concentrare in poche ore, 3-4 ore a giornata, considerando che poi magari avevi anche le lezioni, eccetera, oppure anche giorni dove magari concentravi solo sullo studio. Comunque facevo quelle ore concentrate, preferivo più così. Mi trovavo meglio così piuttosto che fare 10 ore, e magari nelle altre ore le sfruttavo appunto per quello che dicevamo prima, e magari fare cose alternative, ricerche alternative. E il consiglio che vi do oggi, perché io questa cosa l'ho scoperta comunque tardi, è insomma, in base a quello che è la vostra giornata lavorativa, cercate comunque di dedicare sempre una parte a quello che è il mondo esterno, perché il mondo esterno è quello che poi vi darà una mano a costruire tutta la vostra carriera. Quindi sicuramente l'università è un punto di partenza, gli esami, la parte teorica, tutto quello che studiate è sicuramente un punto di partenza, però poi lo dovete in qualche modo piano piano andare a inglobare, andare a riempire tutte le cavità che rimangono con tutto quello che è esternamente, quindi come effettivamente vengono realizzate le cose, come funziona veramente il mondo del lavoro, come ci si approccia con i professionisti, come tutta una serie di cose che io spero di portarvi piano piano in questi video, di spiegarvi in questi video. Quindi la gestione del tempo, non sono sicuramente un esperto di questo. Ho fatto un video vlog di quelli precedenti dove ne ho parlato, potete andarlo a vedere, però ripeto, non sono un esperto. Sicuramente qui su YouTube c'è gente molto più esperta di me, andate a vedere i loro video, ci sono libri di persone che hanno parlato solo di questo. Però quello che vi voglio dire è che non è che esiste un metodo, cioè ognuno ha il suo metodo, lo deve trovare per gestire il tempo, e una volta che l'avete trovato, adottatelo. Non è che c'è una formula magica, quindi cercate di capire qual è per voi il metodo migliore. Se siete una persona, come facevo io, che riesce a fare 3 ore di studio concentrate, fate 3 ore di studio concentrati. Inutile che state lì davanti al libro 6 ore, di cui 3 a guardarlo e a fissarlo, oppure col cellulare a guardare. No, cercate di capire: se riesco a studiare 3 ore, studio 3 ore, poi magari l'altra ora piuttosto mi guardo un video che mi può istruire in qualche modo, mi guardo un tutorial su come imparare a fare come imparare un programma, insomma tutta una serie di cose che vi possono essere utili. E ripeto, cercare di accoppiare queste due cose penso che sia una delle cose più importanti, che se avessi capito all'epoca mi sarebbe sicuramente stata molto utile. Poi un altro punto di cui ho parlato anche nel libro è quello relativo al mentorship. Cioè, cosa vuol dire mentorship? Vuol dire che comunque sarebbe molto utile, e io questa cosa qua l'ho avuta nella finale della mia carriera universitaria, perché ho avuto modo di conoscere poi il professore con cui ho fatto la tesi magistrale, che ringrazio perché comunque mi ha dato veramente negli anni successivi alla mia laurea. Sono andato comunque a lavorare, diciamo, per conto suo, e ho acquisito tutta una serie di competenze e di informazioni che mi sono state poi molto, molto utili per il futuro.
Con questo non voglio dire che la persona con cui, cioè, se voi avete o trovate un mentore, non deve essere per forza una persona con cui voi avete un contatto diretto, può essere anche qualcuno che avete online, seguite i suoi consigli, qualcuno che vi ispira. L'importante è che abbiate un punto di riferimento che non dovete vedere ovviamente in modo geloso, assolutamente, dovete cercare di prendere quello che vi trasmette per essere più motivati, per cercare di arrivare verso i vostri obiettivi. Questa è una cosa molto importante. E vi dico questo, un mentore non è una persona che sta con voi delle ore a parlare, solitamente è una persona con cui voi scambiate poche parole, ma in quelle poche parole riesce a darvi una carica, una motivazione o una comprensione di determinati argomenti da farvi riflettere che altri non riescono, ok? Quindi è un altro punto importante che se ne avete la possibilità cercate di coltivarlo, come è importante avere una persona con cui confrontarsi durante il vostro percorso. Quella fortunatamente era una cosa che io facevo con mio collega, per cui insomma cercavamo di spronarci a vicenda a fare le cose. Anche questo può dare una mano, soprattutto in quei momenti dove uno ha degli esami un po' particolari, quindi ci si dà dei compiti ed è una cosa che può aiutare. E un'ultima cosa, ragazzi, che vi voglio dire prima di chiudere il video, perché sta diventando un po' lungo. Come voi sapete, la cosa bella dell'ingegneria, comunque una delle cose più belle, è che risolve delle sfide che a volte possono sembrare impossibili, ok? Sicuramente in tutti i percorsi, soprattutto in quelli universitari come possono essere questi, ci sono dei momenti che sono momenti negativi e ci sono dei momenti che uno perde la voglia, come può essere quando appunto non passi un esame per varie volte, quando hai un professore che magari ti mette un po' i bastoni tra le ruote. Ci siamo passati tutti. E in merito a questo volevo dirvi una cosa: io ho avuto dei momenti anch'io in cui, non tanto per il fatto di non aver passato degli esami, perché quando non passi un esame poi magari ti devi fare un attimo una certa autoanalisi, un'autocritica per capire qual è il motivo per cui non hai passato quell'esame, ma sono stati più dei momenti in cui le persone con cui ho fatto gli esami, quindi un determinato professore piuttosto che un altro, mi hanno trattato in delle maniere in cui non pensavo di essere trattato. No? È vero che se uno fa comunque la laurea triennale, io non dico che tu mi debba trattare come un collega, però diciamo che comunque ci deve essere sempre quella barriera di rispetto. Questo a volte, non solo con me, magari anche con qualche collega, non è accaduto, e questa cosa ti fa appunto sentire un pochettino, è normale, ti fa sentire un po' inferiore, un pochettino giù di morale, pensando che poi quell'esame magari non lo superi, quella persona magari ti tratterà di nuovo in quel modo. Insomma, ti fai tutta una serie di pensieri che in realtà poi non servono a molto, però sai, in quei momenti. E quindi il consiglio che vi voglio dare è che in quei momenti dovete pensare che il vostro valore non è dettato minimamente dal risultato di quel singolo esame o di quella singola valutazione, perché può essere che per un motivo o per l'altro, ma semplicemente senza nulla togliere, magari il professore quel giorno arriva che è veramente girato e vi dà un brutto voto e voi pensiate che la colpa sia vostra perché non vi siete preparati abbastanza. A me è successo personalmente per un esame in cui mi ero preparato tantissimo e poi non so per quale motivo, per una serie di vicissitudini, sono stato preso un attimo di mira, diciamo così, e l'esame è andato male e l'ho passato, ma è andato male e ero veramente furioso quel giorno per questa cosa. Ma poi dopo, ripensandoci, parlandone anche con un collega che fortunatamente mi ha dato questo spunto, dopo ho capito che il nostro valore non è dettato da quello, perché andando avanti ti accorgi che tutto quello che tu fai, tutto quello che tu raggiungi dipende solo ed esclusivamente da te. Se tu vuoi una cosa, ovviamente si devono creare le condizioni del contorno, ma dipende da te. Ed è successo dopo qualche anno che mi sono stati fatti i complimenti per quello che avevo fatto. Dopo lo capisci, ma quando sei in quei momenti lì può sembrare difficile. Quindi, per non dilungarmi, quello che vi voglio dire è che se arriva un momento negativo, se arriva una batosta, cercate semplicemente di capire come superarla, essendo consapevoli che non è quello che va a, diciamo, delimitare il vostro livello o le vostre aspirazioni, perché potete arrivare molto più in alto senza nessun problema. Quindi
questo per chiudere un pochettino la puntata. Spero, questi non li ho neanche contati, adesso vedrò se quando farò il titolo del video magari dirò quanti sono. Comunque questi consigli che, se avessi capito diciamo prima, probabilmente avrei affrontato l'università o comunque ingegneria in modo diverso. Spero che vi possano essere utili. Se avete domande, come sempre, fatemele nei commenti. E niente, ne approfitto per ringraziarvi perché abbiamo raggiunto i 1000 già iscritti su YouTube, anzi in realtà siamo quasi a 2000, quindi forse superati. Sono molto contento di questa cosa, vi ringrazio. Su Instagram invece siamo arrivati a 100k, quindi anche lì ho fatto un post, un video in merito, quindi vi ringrazio anche per questo, per il supporto. Se non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!